Cosa pensi di me? Veramente non lo so ancora. Pensi forse che sia troppo spregiudicato? No, non lo penso proprio. Bentornati in soffitta e benvenuti a un nuovo episodio del podcast che vi porta alla scoperta delle icone femminili del cinema italiano dei bei tempi andati. Oggi vi racconterò la storia di una donna che ha incantato il grande schermo con il suo talento e la sua bellezza mozzafiato, una delle attrici più amate e affascinanti del cinema italiano degli anni '80. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, ti lascio il link con tutti gli episodi nella descrizione del video. Iscriviti al canale per rimanere sintonizzato, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Donatella Damiani, nome d'arte di Donatella Casula o Casula, è nata a Napoli il 6 gennaio del 1955. Figlia di un funzionario del ministero, si trasferisce a Roma sin da giovanissima. Dopo aver studiato scienze politiche, debutta nel mondo del cinema nel 1976 con Liebe Lager, I campi dell'amore, diretto da Lorenzo G. Capalli. La sua carriera prende una svolta significativa quando il grande Federico Fellini la sceglie per il ruolo di una soubrette nella Città delle donne del 1980, un'onirica riflessione sulla presunta emancipazione della donna, presentato fuori concorso al 33° Festival di Cannes. In questo film la Damiani incarna una donna dal fascino dolce e seducente, contraddistinta da una vezzosa inflessione napoletana. Io ho avuto anche un premio per il miglior calcio nei testicoli. 2 volte l'ha già avuto. Ma è vero che è un poco scocciato? No, anzi, è molto richiesto. Ma che piede piccolino. Ma un tipo come te, che fa? È strano, vero? Ma io sono una ragazza piena di contraddizioni. Fellini cercava qualcuna per il ruolo di una soubrette che fosse però al contempo dolce, remissiva, protettiva e formosa. La scelta cadde sulla semi-sconosciuta Damiani, che poté assurgere, grazie a questa performance, a vera sex symbol, pur avendo nel film un ruolo da non protagonista. Puoi raccontarmi qualche cosa di questo tuo personaggio? No, non posso raccontarti nulla. Perché? C'è Federico, non vuole. Mi spia, è di là. In un altro momento. Da qui in avanti Donatella Damiani diventa un'icona del cinema italiano, interpretando ruoli che mettono in risalto le sue rotondità e in particolare il suo generoso seno, affettuosamente definito da Fellini un pagliaro nella sua accezione di accogliente e protettivo. Prova a prenderlo a trascinarlo con una mano, Tu guarda, Donatellina, guarda un pochino più davanti a te, il tuo sorriso, non c'è. Parlando del suo seno pagliaro, che dire, è davvero notevole, ma non dovremmo ridurla solo a quello. Donatella Damiani è molto di più. Una donna carismatica, sensuale e con una profonda presenza sullo schermo. Eppure mi chiedo perché il suo talento non sia stato pienamente sfruttato. Forse, paradossalmente, proprio le sue forme generose le hanno impedito di cimentarsi in ruoli più complessi. È davvero un peccato, secondo me, ma andiamo con ordine. La Damiani ha recitato in film più o meno noti al grande pubblico, fra cui la commedia Miele di donna, nel ruolo di un affittacamere. Nel film, per la regia di Gianfranco Angelucci e colonna sonora di Rizzottolani, la Damiani ebbe come compagni di set Clio Goldsmith, Luc Merenda, Ariana Russo e anche Catherine Spack. In La liceale che seduce i professori di Mariano Laurenti, dopo aver fatto perdere la testa non solo al pubblico ma anche ai suoi pluripotenti compagni di classe, fa barcollare anche Lino Banfi. Un film dove la Damiani, che interpreta la studentessa Irma, non sfigura affatto al cospetto dell'intrigante, nonché bellissima e già affermata, coetanea Gloria Guida. Poi interpreta Allegra, una segretaria da pronunciato accento romanesco, nella commedia di Sergio Corbucci Non ti conosco più amore, remake del celebre Non ti conosco più del 1936 con Vittorio De Sica, con Gigi Proietti, Monica Vitti e Gioni Dorelli. Il suo talento e le sue forme generose le valsero negli anni a venire l'ambita copertina di Playboy e offerte di lavoro in altri film, anche come attrice protagonista. Donatella Damiani, sia pure utilizzata negli anni della commedia sexy italiana in ruoli pressoché marginali, ha comunque lasciato il segno nel panorama cinematografico italiano e non, per le sue forme graziali e generose, per la sua sensualità e per un talento, tuttavia, non sfruttato appieno.
Per certi versi, paradossalmente, è stata oscurata dalle sue stesse forme che hanno rappresentato per lei un limite, impedendole di potersi cimentare in ruoli più impegnativi e variegati, avendo, per sua fortuna-sfortuna, l'evidente physique du rôle per un certo tipo di personaggio. Tant'è vero che qualcuno pensa addirittura che se lo sia fatto ridurre, parliamo del seno, perché in alcune fotografie degli ultimi tempi della sua carriera apparirebbe meno prosperoso. Ma questa è solo una voce di corridoio, che però non è mai stata confermata, quindi io resto col dubbio. Speriamo di no comunque, sarebbe come deturpare un'opera d'arte. Lasciami un like se sei d'accordo con me. Ma la sua versatilità, della Damiani intendo, non del suo seno, non si esaurisce al cinema. Nel 1986 appare in servizi fotografici per riviste Glamour, dimostrando di essere una bellezza senza tempo. Il suo ultimo film è del 1985, inoltre per la gioia dei nostri occhi ha posato nuda per le riviste erotiche Playboy, Playman e Le Ore. Nel 1988 partecipa al varietà televisivo Fantastico 9 con il famoso comico Enrico Montesano. Poi più nulla. La carriera di Donatella Damiani si interrompe così, senza rumore, passando dalle luci della ribalta al silenzio da un giorno all'altro, senza un apparente motivo. E che fine ha fatto Donatella Damiani? È davvero un mistero. Mi chiedo spesso cosa abbia deciso di fare dopo aver lasciato le scene. Magari ha scelto una vita più tranquilla, lontano dai riflettori, o forse ha intrapreso nuove avventure. Spero che sia felice e soddisfatta delle sue scelte. Purtroppo, come abbiamo già visto nelle precedenti puntate, quella del cinema è una macchina spietata che ti fagocita, ti mastica e poi ti sputa via quando non gli servi più. Nel caso del genere della commedia sexy italiana, finito quel periodo, purtroppo molte sono state dimenticate e lo scopo di questi podcast è anche quello di rendere in qualche modo giustizia a queste bravissime, oltre che bellissime attrici. Tu cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Donatella Damiani ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti, me compreso, con la sua bellezza e la sua bravura. Non possiamo fare altro che ringraziarla per tutto ciò che ci ha regalato attraverso i suoi film e le sue apparizioni. Insomma, Donatella Damiani è stata un'icona che ha saputo incantare il pubblico con la sua presenza carismatica e il suo fascino ineguagliabile. E anche se il tempo passa e le mode cambiano, la sua immagine rimarrà sempre nella storia del cinema italiano. Ma quella di Donatella Damiani non è l'unica storia di luci, della ribalta e ombre dell'oblio legata al genere della commedia sexy italiana. Guardate cosa è successo a quest'altra bellissima attrice cliccando sul video qui a fianco.